Ciao a tutti amici e benvenuti in questo mio nuovo video. L'ultimo periodo è stato un po' movimentato, il motivo lo potete vedere anche voi perché ho dovuto farmi operare al dito medio della mano sinistra, quindi un grande dramma per noi che suoniamo la fisarmonica, farsi male alle dita, ma ahimè è successo. Purtroppo trattasi di un piccolo tendine che sull'ultima parte del dito si è staccato, fra l'altro un incidente anche molto semplice, però ahimè ho dovuto farlo operare. Di conseguenza ancora per 2 settimane, un paio di settimane, sono fermo con la fisarmonica, motivo per cui sto un po' arrancando anche con i video. Comunque a parte questo, che spero adesso guarisca in breve tempo, oggi andiamo a parlare in questo video del tocco sui tasti della fisarmonica, o meglio, che posizione dobbiamo mantenere con la mano sulla tastiera della fisarmonica. È molto importante, e quindi andiamo anche a prendere la nostra fisarmonica, è importante capire che per avere una facile esecuzione più pulita possibile, insomma, nei passaggi delle nostre dita sulla tastiera, è molto importante la posizione della mano. Sui miei corsi di sicuro l'ho già spiegato, quindi come mantenere la posizione, ma è bene che lo sappiano tutti molto bene che le dita devono essere il più possibile all'esterno della tastiera, quindi mantenersi sempre, se già non lo fate cercate di farlo comunque adesso andando avanti, di non tenere la mano interna, quindi tenere la mano interna più verso la cassa della fisarmonica è sinonimo di insicurezza, quindi non si è sicuri di prendere il tasto e si vuole assolutamente stare più centrali al tasto possibile. Ecco, questo invece non deve succedere, quindi tenere tutte le dita verso la fine dei tasti, sia dei tasti bianchi che dei tasti neri. Ecco, anche sui tasti neri, credo di averlo detto più volte anche sui video degli arpeggi, cercare di non tenere la mano sui tasti all'interno dei tasti neri verso quindi la cassa della fisarmonica, ma sempre verso la fine dei tasti neri. Quindi ecco, adesso andiamo a mettere magari anche su un arpeggio che può essere quello del fa diesis maggiore, sempre cercare di almeno col pollice e col mignolo. Poi le altre dita possono stare leggermente più interne per ovvi motivi della mano, di come è costruita la mano, perché ovviamente sono più lunghe del pollice e del mignolo. E questo è il primo accorgimento che vi volevo dire su una tastiera, diciamo, qualsiasi, quindi vale la stessa cosa anche per il piano. Altro motivo per cui si tengono alla fine del tasto, fra l'altro basta un po' di abitudine per farlo, quindi inizialmente avrete paura di non beccare il tasto perché avete paura di mancarlo e di andare a vuoto fuori dalla fisarmonica, ma questo non succederà, basta un po' di abitudine. E dicevo, perché si fa meno fatica a suonare tenendo la mano verso la fine del tasto, perché ovviamente il tasto è una leva, quindi essendo una leva il punto di maggior forza che possiamo dare al tasto è alla fine del tasto, proprio perché il momento è più lungo, quindi forza per braccio, la famosa forza per braccio che studiavamo a fisica o meccanica quando andavamo a scuola. Ecco, qui c'è d'aiuto perché il fulcro è esattamente all'inizio del tasto, quindi dove il tasto poi si piega e va a far partire la nostra barra di metallo che poi aziona la valvola. Il fulcro si trova proprio qui sotto i registri del tasto, quindi il maggior momento ce l'abbiamo alla fine del tasto. Ecco, tutto questo discorso per spiegare che se noi andiamo a beccarlo a metà il tasto, dobbiamo fare più fatica per premerlo. Sembra di no, ma proviamo ad avvicinarci ancora di più, proprio estremamente all'interno, diventa quasi impossibile schiacciarli i tasti. Ecco, quindi non dico che alcuni vanno a suonare qui dentro, però è solo per far capire che più ci avviciniamo verso la cassa della fisarmonica, più fatica facciamo a suonare, a schiacciare insomma i tasti.
Ecco, questa è una cosa fondamentale da capire. Un'altra cosa è che i tasti vanno spinti fino in fondo. Quindi adesso mi metto anche la fisarmonica, altrimenti così non riesco. Ecco, allora, perché va spinto fino in fondo il tasto? Perché se noi sfioriamo leggermente il tasto, magari facciamo una cosa approssimativa, magari anche veloce. Proviamo anche a schiacciarli meno questi tasti. Alcuni addirittura si ha il senso che non suonino o che comunque siano troncati proprio perché sentite che tocco impreciso. Ecco, no, i tasti vanno proprio schiacciati fino in fondo. Adesso non dico che dobbiamo per forza distruggere la tastiera, però semplicemente dobbiamo sentire che arriva a fine corsa. Questo è un bel tocco. Questo qua è un tocco, diciamo, fino a fine corsa. Ecco, però per farlo dobbiamo studiare accuratamente, quindi anche quando facciamo, che ne so, la scala cromatica che ho spiegato o le altre scale. Ecco, scusate, questa era una scala minore. Dobbiamo studiarla proprio andando ad abbassare bene i tasti. Ecco, se facciamo questo tipo di tocco, anche studiando ovviamente in modo lento, perché non è che dobbiamo studiare veloce, io l'ho spiegato, per studiare bisogna studiare sempre, se riusciamo a fare una cosa a 100, quella cosa bisogna studiarla a 50, in modo che a furia di farla a 50 poi ci viene anche a 100, ma se noi la studiamo già a 100, anche il tocco ne risente, cioè se noi anche una canzone la suoniamo sempre veloce, suoniamo sempre tipo io, ecco adesso con questa mano sinistra faccio fatica a suonare a sinistra, però almeno solo la destra vi posso far vedere, faccio sempre, colgo l'esempio di Tutto Pepe. Scusate, ma è una di quelle che più so a memoria, comunque anche canzoni come queste polche, belle polche, se le facciamo sempre veloci va a finire che la canzone peggiora. Questo è argomento di un altro video che volevo fare, però è strettamente legato al tocco, quindi anche Tutto Pepe, come bisogna studiarla, ovviamente se siete pronti a studiarla, comunque se avete abbastanza tecnica la potete studiare lentamente, schiacciando fino in fondo il tasto. Bisogna sentire tutte le note, non è che anche qui do, re, do, la, do, re, do, la, bisogna sentirle, non è che ci può fare, ecco adesso non ce la faccio neanche o far sentire solo il do, bisogna sentirle tutte. Questo è quindi quello che volevo spiegare oggi e basta, praticamente il video può finire anche qui, quindi cercherò di far uscire altri video. Questo era un video molto più esplicativo, un po' più rapido, che ho voluto fare senza tanti fronzoli. A questo punto io vi saluto, quindi vi ricordo come sempre che trovate in descrizione il link per tutti i miei corsi se voleste fare un corso online di fisarmonica on demand, quindi dove potete riguardarvi tutte le lezioni dalla prima fino all'ultima. Ho per ora caricato 3 anni e sto finendo di preparare anche il 4º anno, dopodiché vedremo se ci sarà anche un 5º anno, perché è davvero molto lavoro. E oltre a quello potete trovare anche delle analisi di brani abbastanza complessi per ora, poi sempre in aggiornamento, di brani più o meno difficili appunto, con annessa la video analisi e lo spartito diteggiato da me. Detto questo, ci vediamo come sempre al prossimo video, un abbraccione, vi saluto.